Storia storica, personaggio storico, Galileo Galilei. Ora, Galileo Galilei, al contrario di quelli che pensano alcuni, non ha avuto il merito di inventare il cannocchiale. No, il cannocchiale esisteva già, l'hanno inventato degli olandesi, degli ottici olandesi. Galileo Galilei ha fatto una cosa più importante col cannocchiale. È stato il primo ad averlo usato in modo sbagliato. Mi spiego, perché è nato il cannocchiale? Il cannocchiale era uno strumento militare, serviva per guardare le navi. Una nave ingrandita dal cannocchiale la vedi 2 ore prima dell'occhio umano. È una cosa che ha la sua utilità se la butti in mare. Lui prese il cannocchiale e lo buttò nel cielo. Ma non ci sono le navi in cielo! Prese una cosa utile e la fece diventare una cosa pericolosa, uno strumento scientifico. E la prima cosa che guardò Galileo col cannocchiale è stata la luna. E si è accorta di una cosa. Si è accorta che la luna era sbagliata. Cioè, che non era liscia, perfettamente liscia e levigata, perfettamente sferica, come diceva Aristotele, ma che aveva monti, valli, asperità, irregolarità. E dice Galileo, ha monti e valli come la Terra, non può ancora sapere quanto ha ragione, non può ancora sapere che la Luna non è semplicemente come la Terra, ma è un pezzo di Terra. Si limita a dire è come la Terra. È solo che c'è un problema, al contraddire Aristotele. Il problema è questo, che Aristotele è la base della filosofia scolastica e la filosofia scolastica è la base della dottrina della Chiesa. Ma non solo, anche i dotti laici insegnano sulla base di Aristotele, perciò contraddire Aristotele non era contraddire Aristotele, era contraddire ogni autorità spirituale e intellettuale in Europa. E infatti gli intellettuali in tutta Italia insorgono, a Pisa, a Firenze, a Venezia, a Bologna, tutti i dotti dicono Galileo sbaglia Galileo a dire che la luna è sbagliata, la luna è perfetta, Aristotele è infallibile. Allora lo dice, vabbè, guardate, non vi dovete fidare di me, non fidatevi di me, però non fidatevi neanche di Aristotele, guardate il cannocchiale, guardate, è lì, il cannocchiale è lì, la luna è lì, guardate. E i dotti si rifiutano di guardare, si rifiutano di usare il cannocchiale. Allora lui è sconvolto, è deluso, arrabbiato. Scrive una lettera a Keplero in cui dice: chiudono gli occhi, questi che si credono dotti, chiudono gli occhi di fronte alla luce della verità, di fronte a cose mirabili, non provano nessuna meraviglia. Questa è l'accusa che muove Galileo e gli intellettuali del suo tempo, non di essere ignoranti, di non saper ragionare, di non sapere usare gli strumenti scientifici, di non sapere meravigliarsi. Galileo è il primo che ci ha detto che la luna è come la Terra, il che vuol dire che la Terra è come la luna. La Terra è come la luna, cioè la Terra è in tutto e per tutto un corpo celeste, che quindi noi non siamo, a rigor di logica, sotto le stelle, ma fra le stelle.